Buongiorno a tutti amici, sono le 7:15 del mattino. Oggi è giornata di ripartenza, lasciamo il camping Europa. È stato bellissimo per noi, abbiamo trascorso qualche giorno, è stato super rilassante, c'è pochissima gente, pochissimi clienti. Mi dispiace per il proprietario, ma per noi è stato fantastico. Stanotte ha diluviato, ha fatto delle giornate meravigliose. Invece stanotte che ho tolto il telo dallo scooter per ricaricarlo sopra, ieri sera l'abbiamo caricato di nuovo sul camper, ho tolto il telo dallo scooter, ha diluviato ed è tutto zuppo, completamente zuppo, le cinghie, peccato, si arrugginiscono. Comunque mi alleno, sono le 7:15 e mi alleno qui dove sempre, ci siamo allenati qui in questa piattaforma di legno e 45 minuti, alle 8 sono pronto, facciamo colazione, partiamo. Rita si è già svegliata e sta mangiando, dobbiamo aspettare anche che si asciughino le cose perché avevamo il tavolo fuori, le sedie, gli asciugamani, ha diluviato, ha allagato tutto chiaramente, ma ci metterà poco, c'è già caldo, cioè sono in magliettina a quest'ora. Va bene, mi preparo, voglio bere molta acqua, allenarmi e poi mangiare. Oggi volevamo spostarci a sud ed entrare in un camping naturista meraviglioso, con dei percorsi in mezzo ai boschi, dove arrivi addirittura in delle piscinette naturali, e quindi si potrebbe prendere il sole, fare i bagni in queste piscine lungo il fiume, deve essere stupendo. Abbiamo letto i commenti, sono meravigliosi. Però niente, dobbiamo aspettare che Rita sia pronta, io finisco di allenarmi e poi si parte. Ha ripreso a piovere, ecco perché sono qua sotto, ma oggi rimarrà così, comunque c'è caldissimo. Siamo stati veramente bene qua, guardate il camper qui, facevamo 3 passi e andavamo in spiaggia che è qua di fronte. È stato proprio bellissimo, qualche giorno tranquilli, tanto sole, ha sempre fatto caldissimo e ormai ci siamo, l'estate sta arrivando. Rita, buongiorno anche a te. Buongiorno. Vedete, arrampicata che fa i letti, Rita. Sta continuando a piovere, io sono riuscito a allenarmi sotto quella tettoia, avete visto? Ma a sud 28 gradi col sole, fa caldo, comunque c'è caldo anche qui. Dobbiamo scappare ed è un casino perché è tutto allagato, devo rimettere le sedie dentro e sono bagnate, abbiamo gli asciugamani fuori e sono zuppi. Il telo è completamente allagato. Insomma, un disastro. Un vero disastro, Rita. Dopo l'allenamento mi preparo la solita colazione e poi siamo obbligati a mettere tutto dentro i gavoni bagnato. Pazienza, appena arriviamo togliamo tutto. Sotto ve l'ho già detto che le previsioni dicono a sud, 2 ore a sud, 28 gradi col sole oggi, 29 addirittura. Quindi dobbiamo scappare. Oggi abbiamo prosciutto cotto arrosto, mi piace moltissimo. Poi abbiamo del formaggio francese, sono numeri 1 del mondo a fare formaggi, guardate questo. Devo pulirlo. Alcuni si mangiano anche con la buccia, ma questo lo pulisco. E le mie uova. Dopo un allenamento di 40 minuti, 45 credo, è una bella colazione, ho anche appetito. Vedete, questa è la situazione che vi dicevo. Devo prima spazzarlo, sbatterlo e metterlo dentro zuppo. Le sedie idem e la roba stesa idem, è tutto zuppo. Beh, sedie in ordine, adesso diamo una sciacquata ai tacchi prima di metterli dentro perché guardate come sono pieni di terra.
Scendo dall'altro tacco che c'è sotto la ruota, sbattiamo il tappetto e possiamo partire. Quelli li sciacquati, andiamo a metterli a posto dietro, andiamo. Devo sciacquare anche i tacchi, sono pieni di terra. Minchia, ti fai la doccia, io mi sono fatta la doccia. Guardate che super camping che dobbiamo visitare, si chiama Ufuru, vediamo quanto dista. La bellezza di 2 ore e 20. Ci aspetta un lungo viaggio. Veramente un bellissimo camping. Ho parlato col proprietario, un signore anziano, sono 3 soci, stanno vendendo e hanno già comprato 2 francesi, uno di Marsiglia, l'altro non mi ricordo, e forse sono 40.000 metri quadrati e vogliono 2 milioni di euro. Chissà cosa costruiranno, qualcosa di bello di sicuro. È tutto da smantellare e da rifare. E gli ho detto è peccato, è proprio bello, adesso è tranquillo. E lui troppo tranquillo. In effetti noi siamo rimasti qualche giorno, Non c'era nessuno. ci sono arrivati 5 camper in qualche giorno. Per noi era stupendo perché da soli si sta da Dio, ovviamente. Avevamo la spiaggia privata. Spiaggia privata non naturista, ma naturista perché non c'è nessuno, quindi fai davvero quello che vuoi, meraviglioso. Pagato 20 euro a notte, questi sono camping. Quello di prima 16, vi rendete conto? Sono prezzi giusti, stai usando una doccia e parcheggiando il camper senza corrente, perché ti devono chiedere 50, 60, 70, 80 come succede ovunque in Italia, in Croazia o forse anche in Francia, dipende dai camping. Immagini della costa, perché ve le ho già fatte vedere forse 4 volte, salendo e riscendendo, e siamo arrivati nel camping. Abbiamo guidato 2 ore e 20 minuti, ne mancano 7. Sono le 11:30. È andata bene, siamo arrivati. Siamo arrivati, camping Ufuru, in mezzo alle montagne. Deve essere bellissimo. Il cielo è ancora nuvoloso, dovrebbe sistemarsi, comunque da domani fare di nuovo belle giornate. Veramente in mezzo alla natura, Rita, selvaggio. Bellissimo, sì, selvaggissimo. In mezzo a un bosco di sugheletti. Spazio naturista, proprietà privata, reception 200 metri, Ufuru, vorrà dire il foro, probabile. Sembra sardo, il corso sembra sardo. Camping naturista, quindi vi farò vedere tutto pian piano come sempre. Adesso non posso girare con la GoPro, vado alla reception e sentiamo che dicono. Scendi? Sì. Andiamo a sentire i documenti? Sì, prendi già i documenti. Il campeggio è meraviglioso, abbiamo appena visto la piscina, solo che ci sono persone, vediamo piano piano qualcosa, ve la farò vedere. Poi qui abbiamo l'opuscolo con le cascate, con le pozze, con le piscine, pazzesco. Tutto proprietà privata di questa signora che abbiamo conosciuto, simpaticissima, di madri italiane. Campeggio strepitoso, forse abbiamo trovato la piazzola. È davvero tanto bello, bisogna stare attenti però, anche perché la signora ha detto è un angolo di paradiso, no, non vogliamo pubblicità, non vogliamo essere filmati. È gentilissima, però loro hanno i loro clienti e sicuramente hanno paura. E poi logicamente se qualche cliente vede me con la GoPro in mano va a lamentarsi subito e si spaventano, è logico. Siamo riusciti a sistemarci, adesso pranziamo qua fuori. Abbiamo messo tavoli e sedie. Questa è la situazione nel nuovo camping. Pranzetto fuori e poi dopo pranzo caffè e piscina.
Domani mattina, ragazzi, vi faccio vedere il camping. Mi sveglio presto e vi faccio vedere tutto. Poi insieme a Rita andiamo anche alle piscine e vi facciamo vedere anche quello. Purtroppo interrompo le riprese perché non è possibile. Comunque ci siamo organizzati bene. Guardate, la nostra postazione con il tendalino aperto, sta da Dio. Rita adesso sta preparando la cena. Questo è un ripieno forse per qualche melanzana che ha già messo in forno, vedete? Abbiamo preso il sole, ci siamo sdraiati in piscina tutto il pomeriggio. Adesso ceniamo qua fuori, bellissimo. E domani vi prometto che vi faccio vedere il posto, perché credo sia il camping più bello che ho mai visto in vita mia, veramente. Merita, e ci tengo a farvelo vedere. Dopo una bella giornata di sole e di piscina abbiamo melanzane e carne con fagioli. Vi faccio salutare anche Rita e ci vediamo domani, ragazzi. Ciao, domani. Domani vi facciamo vedere il più bel camping che ho mai visto in vita mia. È bello, È pazzesco, sotto un quercetto. Sì, sono querce da sughero. E si sviluppa tutto sotto, comunque in mezzo a un bosco di querce, stupendo. Dai, ci vediamo domani. Domani. Ciao ragazzi, Ciao, scusate ciao. se questi video sono un po' senza un filo logico, però è così. Abbiate pazienza. Ciao. Ciao ciao. Ragazzi, buongiorno a tutti. Mi sono svegliato presto perché ci tengo a farvi vedere questo camping. Non dovrebbe ancora esserci nessuno in giro, perlomeno nessuno di nudo. Questa innanzitutto è la nostra postazione. Siamo parcheggiati praticamente in basso rispetto a tutto il camping, che si sviluppa qua sopra in questo bosco. Adesso andiamo e vi faccio vedere la piscina. Alle mie spalle abbiamo il nostro camper, quindi saliamo qua su. Guardate che bello. Tutto curato. Lavori bellissimi di pietra, con la pietra. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo la piscina e qui c'è il bar e il ristorante. Ma guardate che lavori hanno fatto. Guardate questi pilastri. Guardate questo cannetto curvo. Queste sono tutte pietre, mi ha detto, che hanno preso qui in Corsica. Tempi addietro si potevano anche prendere. Guardate che bello. Stasera qui ad esempio organizzano un barbecue. Vediamo se ne vale la pena, perché i prezzi sono sempre altissimi, cioè senza senso. Se fosse un prezzo onesto, 20 euro, 25 euro a persona, mangi un po' di carne, va bene. Ma se ti sparano 50 euro a persona per mangiare 2 pezzi di maiale arrosto, non va più bene. Guardate che carino, all'ombra, vedete? Guardate che bello. Questo è il baretto, c'è un gatto sdraiato sopra il bancone. Adesso vi porto a vedere i bagni, le docce, e vi faccio vedere come si sviluppa il camping qua sopra. Guardate che meraviglia questo bosco, e in mezzo ci sono le varie piazzole e anche i servizi, qui le docce e i bagni. Praticamente le radici fanno da gradini per poter salire. Dicevamo bagni e docce aperte all'aperto. E adesso vi faccio vedere la zona invece dei bungalow, perché hanno anche circa forse 8 casette sempre in mezzo a questo bosco. Queste sono tutte piazzole per mettere le tende, vedete la numero 44, guardate che bello, una piazzola qua sotto, guardate. Fighissimo. E ci sono anche delle strade, non so dove portino, è tutta proprietà loro, è tutta proprietà privata. Sicuramente ci sono altre piazzole anche su.
però raggiungibili solo in macchina, con un piccolo van, moto, per tende, insomma. Non parcheggi per camper, è diventata difficile. Vedete queste altre due piazzole. Qui invece abbiamo una roulotte. E avanti dove vi porta adesso c'è il sentiero che porterà al fiume, alle cascate, alle piscine naturali e ai bungalow. I bungalow prima e poi si entra proprio nel bosco. Mi è dispiaciuto ieri chiudere il video con 2 immagini, ma purtroppo quando decidiamo di entrare in posti così non ha senso filmare stupidaggini, filmare qualcosa scollegata dal resto della giornata, quindi ho preferito svegliarmi presto oggi e farvelo vedere. Comunque guardate, qua iniziano i bungalow bellissimi e ce n'è diversi. Anche qua ci sono delle piazzole, sono anche gigantesche. Il numero 60 è veramente grande. E siamo sotto la zona dei bungalow, che sono tutti qua sopra. No, hanno un territorio, mamma mia, hanno una meraviglia. Hanno veramente un posto pazzesco. È troppo bello. Ci ha raccontato anche la storia la signora. Ve la racconto in 2 parole. I nonni dei nonni avevano questo posto, poi l'avevano affittato a un tedesco nel 1960. Questo tedesco ha iniziato a costruire questi bungalow e l'ha reso una zona naturista. Poi forse, non lo so se è morto, comunque era vecchio, ha lasciato tutto, l'hanno ripreso loro, la famiglia, la proprietà, e hanno sviluppato il camping, hanno costruito la piscina, il ristorante, tutti quei bei lavori con le pietre, e adesso è diventato proprio un camping naturista. Ma guardate dov'è! Qua sopra ci sono ancora tutti i bungalow, sono molti, sono delle case enormi. Mi piacerebbe vederne anche una dentro, devono essere davvero belli. E qui ancora addirittura tutto piazzole, guardate, hanno pulito e si può stare in riva al fiume. Questa è la piazzola numero 63. Avete mai visto qualcosa di così bello? E poi è tutto curato, pulitissimo. Vedete qui ancora bungalow, qua ci sono macchine. E questa è la strada per arrivare, per andare alla cascata, che porta alla cascata. Più tardi con Rita la facciamo. E qua puoi stare sempre nudo. È tutto di loro proprietà, quindi è sempre naturista, un'area naturista. Sentite che bello il fiume a fianco, non so quanti ettari siano, è veramente immenso. Vedete, hanno messo i segni rossi che indica il percorso. La signora è molto simpatica, madre sarda e padre corso. Chissà se è molto lontano, volevo farvelo vedere. Vabbè, ma torniamo dopo insieme a Rita, che ne dite? È arrivata anche Rita, eccoti qua. Gli occhiali e il drone. Eh sì, perché vi dobbiamo far vedere. Le consegne a domicilio. Andiamo Rita. Siamo quasi arrivati, qua c'è un percorsino un po' più impegnativo. Ve l'ho detto che sarebbe venuta Rita. Adesso vi facciamo vedere questo paradiso terrestre. È magico. È già anche uscito il sole, sta facendo caldo. C'è già caldo? Sì. Avanti c'è la cascata e ci sono delle piscine che adesso andiamo a vedere. Poi si torna indietro, ma la cascata è qui, quindi si torna indietro sino a qui, si sale e si fa un giro e si va oltre la cascata e ci sono altre pozze. Vediamo tutto stamattina, ma prima vi faccio vedere questo spettacolo. Guardate. Ecco qua, questo è il primo pezzo.
piscine e cascata avanti. Che cos'è? Ma che cos'è? Paradiso. Hanno questi un paradiso terrestre. Andiamo avanti e vediamo la cascata e poi ci facciamo anche un bagno qui con calma, poi proseguiamo, non abbiamo fretta. E dovete pensare che questa è sempre la zona naturista di proprietà loro, e quindi qui si sta sempre nudi e si viene a prendere il sole anche in queste piscine. È unico al mondo. Adesso vi vogliamo far fare il bagno sotto la cascata. Che ne dite? Lo volete fare? Vi portiamo proprio sotto la cascata e vi facciamo scendere l'acqua in testa. Devo mettere la custodia perché ho deciso di non immergerle mai più senza, non esiste, si rovinano. Quindi custodia e andiamo a fare il bagno. Adesso ci sentirete un po' male perché entrate qua dentro, trattenete il respiro e ecco qua, così. Pronta Rita? È fredda, eh? Vai Rita! Andiamo a vedere le cascate, andiamo da questa parte. Vi ho promesso che vi avrei portato sotto la cascata, vi avrei fatto bagnare la testa, lo faccio. È bello, eh? Che spettacolo! Si nuota di nuovo? C'è qualcuno? Vai! Proseguiamo, andiamo a fare il giro sopra.
Andiamo a vedere le altre piscine. Allora, che ne dite di questo posticino? È quasi un peccato andare via da questi posti presto. Bisognerebbe rimanere tutto il giorno o tutta la vita, Non sarebbe male. se fosse nostro. Ma siccome non è nostro, E si paga? si paga. E forse da adesso che siamo anche in alta stagione è probabile paghi il doppio, non lo so. È probabile. Un po' di più, ma forse il doppio è proprio in pieno agosto. Adesso siamo ancora lì. Andiamo a vedere le altre piscine? Andiamo a vedere le altre piscine e vediamo. Dai. Dai la mano. Da qui. Ovviamente le escursioni noi a infraditto. Noi non fate come noi, mettete le scarpe. Qua si scivola. Non fate come noi perché siamo dei professionisti, voi? No, siamo degli incoscienti, è diverso. Mettete le scarpe per fare queste cose. Non è un percorso difficile, Ma che è una è fesseria. facilissimo. Qua hanno proprio costruito anche la passerella, hanno costruito la ringhiera, l'hanno reso molto sicuro. Adesso siamo sopra la cascata, sta diventando un parco divertimento. Hanno costruito, guardate che figata di posti. Ancora più bello? Si continua, Rita, anche da questa parte si può salire. Ah, qua è altissimo. Aiuto. Ed è ghiacciata. Aiuto. È congelata. È pieno di rane. E qua si scivola. Aiuto. Aiuto. Si scivola troppo perché è pieno di melma.
no, riproviamo. Questo è tutto ancora di loro proprietà, vi rendete conto? Avere un posto così. Molto meglio che avere uno yacht o avere una villa, no? Avere una cosa del genere è tua. Pazzesco. Ci sono ancora i segni rossi, quindi sicuramente prosegue, ma non è che... Ah, vedete, c'è tutto un percorso. Si sale qui, il segno rosso è qui. Vedete che bello. Ma poi chissà dove porta. Wow, è ancora più bello, altro che. Qui continua ancora, ma mi fermo, non è che devo fare tutto il fiume. Guardate l'acqua nel corso dei millenni come ha eroso quella parte. E c'è proprio una vasca, lì ci si può proprio sdraiare, sembra una vasca da bagno. Rita non ha voluto proseguire perché non ha le scarpe adatte, in ciabattini. Ma non c'è niente di complicato. Andiamo ragazzi, è fredda ma dobbiamo attraversare. Mamma mia.
Adesso rientriamo, andiamo un po' in piscina, lì non si può filmare. Spero che questo angolo della Corsica vi sia piaciuto, almeno quanto è piaciuto a noi. È troppo bello, è davvero un paradiso terrestre. E non vuole neanche che si pubblicizzi la signora, proprio perché deve rimanere una zona molto intima, secondo loro. Preferiscono fare meno soldi e lasciare così. Vabbè, a dopo.